Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra l'infortunio di Bonny, e andremo a vedere anche di che tipo di infortunio si tratta e quanto starà fuori l'attaccante francese, e un calciomercato che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane tra nomi in entrata come quello di Mouaremovic e qualcosa invece che potrebbe muoversi anche in uscita. C'è una situazione tra Frattesi e la Juventus che andremo a riepilogare e a commentare insieme. Come al solito, prima di iniziare il contenuto di oggi, vi ricordo un bel like se vi piace il video e naturalmente l'iscrizione al canale. Sono due semplicissimi click che però danno un grande supporto. Iniziamo innanzitutto infortunio di Bonny. A seguito di un trauma contusivo nell'allenamento di ieri ha avuto un infortunio, è stato evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con naturalmente delle valutazioni da fare nei prossimi giorni. Lo stop di Bonny sarà almeno di 15 giorni. Naturalmente ci auguriamo che non ci siano complicazioni, che sia una semplice distorsione, come ad oggi viene riportato, una leggera distorsione. Bonny che quindi salterebbe le partite contro l'Atalanta, ovviamente partita in programma domenica sera, la partita contro il Bologna in programma il 4 gennaio e con ogni probabilità anche la trasferta di Parma in programma il 7 gennaio. Quindi comunque delle partite complicate dove l'Inter dovrà fare a meno comunque di una delle frecce del suo attacco. Auguriamoci che quantomeno non si vada oltre i 15 giorni. Arriviamo invece anche alla situazione del calciomercato. Nelle ultime ore è stato accostato all'Inter Mouaremovic del Sassuolo, o meglio è stato riaccostato all'Inter, se ne era già parlato, l'Inter potrebbe accelerare. E è una situazione che potrebbe prendere quota in particolar modo se dovesse partire De Vrij. De Vrij è un po' scalato dietro nelle gerarchie di Chivu, nonostante la presenza da titolare in Supercoppa. Comunque il calciatore potrebbe guardarsi intorno, anche perché siamo nell'anno del mondiale e sarebbe comunque l'ultimo mondiale che può giocare De Vrij per una questione anagrafica. Chiaro che dovesse partire a gennaio, ovviamente l'Inter potrebbe accelerare su Mouaremovic. Iniziamo innanzitutto andando a riepilogare anche la scheda del calciatore del Sassuolo, poi andiamo a commentare anche le caratteristiche. Come vediamo, Mouaremovic classe 2003, quindi 22enne, altezza 1,87 m, nazionale bosniaco, 10 partite, un gol con la sua nazionale. In Serie A quest'anno 13 partite, un gol e 2 assist. Scadenza del contratto 2031, valore attuale 14 milioni, in realtà la valutazione del Sassuolo sarebbe intorno ai 25 milioni. Sassuolo che terrebbe volentieri il calciatore fino a luglio, quindi per poi cederlo in estate. L'Inter però è da capire se rimanderà l'investimento sul difensore proprio al prossimo luglio oppure se dovesse accelerare già a gennaio, in particolare, come detto poc'anzi, se dovesse uscire De Vrij. Ruolo naturale difensore centrale, tra l'altro difensore di una difesa a 4 attualmente al Sassuolo. Il Sassuolo lo ha prelevato dalla Juventus e qui arriviamo ad un altro punto interessante. La Juventus ha il 50% sulla futura rivendita, quindi eventualmente la Juventus recupererebbe la metà dell'investimento che l'Inter, la metà di quanto l'Inter investirebbe, verserebbe al Sassuolo. Mouaremovic è un calciatore sicuramente interessante, che sta facendo bene quest'anno, calciatore quindi forte fisicamente, bravo nei contrasti, nelle letture difensive, bravo anche sul primo scatto, non è proprio un velocista, però comunque è un calciatore che di certo non si può definire lento. Il punto è che sarebbe un calciatore comunque da far crescere, nel senso che Mouaremovic difficilmente potrà essere considerato subito il titolare della difesa dell'Inter. E qui arriviamo ad un aspetto che secondo me potrebbe essere un tantino complicato, perché l'Inter in questo momento deve essere alla ricerca di un titolare per la difesa, perché c'è Acerbi che va in scadenza e quasi sicuramente non sarà rinnovato, c'è un De Vrij comunque che è sul piede di partenza, che sia a gennaio o a giugno, e c'è la necessità di avere comunque un centrale giovane, un po' più rapido di quelli che sono in rosa. Mouaremovic potrebbe essere un buon investimento, ma da far crescere accanto ad un altro centrale, ma ad oggi serve il titolare e stento a pensare che Mouaremovic possa esserlo. Quindi diciamo che sarebbe quel tipo di investimento secondo me che potrebbe comportare dei rischi in questo senso,
soprattutto ecco, se dovesse essere preso per fare subito il titolare nella squadra nerazzurra. Tra l'altro, come detto, il 50% della rivendita va alla Juventus. 50% che poi la Juventus potrebbe utilizzare per sbloccare l'affare Frattesi. Ecco, Frattesi è un calciatore comunque che può essere in uscita perché l'Inter non riesce a dargli le opportunità che comunque il calciatore vorrebbe, perché in questo momento anche lui è finito dietro nelle gerarchie di Chivu, sta facendo davvero tanta fatica a trovare ad avere delle possibilità. Anche in Supercoppa è subentrato gli ultimi 20 minuti. Naturalmente c'è da aggiungere che Frattesi è uno di quei calciatori che non è mai riuscito ad inserirsi pienamente nel sistema dell'Inter. Ecco, probabilmente quando è stato preso ci si aspettava che potesse evolversi in un certo senso dal punto di vista tattico, che potesse fare un processo, tra virgolette, passatemi il termine, di mezzalizzazione, quindi per diventare una mezzala adatta al 3-5-2 interista. In realtà Frattesi continua a sembrare un po' un pesce fuor d'acqua quando viene schierato, quindi fa fatica nella fase di interdizione, fa fatica nella costruzione, è quasi esclusivamente un incursore, e questo praticamente lo ha messo un po' ai margini del progetto di Chivu, così un po' come fu in parte anche con Simone Inzaghi. La valutazione che però fa l'Inter di Frattesi è intorno ai 35 milioni. Ecco, l'Inter non intende certo svendere il calciatore. La Juventus è interessata, però sembra difficile che possa sborsare una cifra così importante nel mercato di gennaio. E allora questo dà spazio ad altre soluzioni. L'Inter non disdegnerebbe una contropartita, che non sarà che Thuram, come si era vociferato qualche giorno fa o qualche settimana fa, anche perché per la Juventus Thuram è assolutamente indispensabile. E allora c'è un altro nome, ed è quello di Andrea Cambiaso. Situazione che potrebbe un po' aiutare entrambe le squadre, quindi con la Juventus che potrebbe avere il centrocampista che vorrebbe Spalletti, e l'Inter che riceverebbe il quinto. Tra l'altro Cambiaso è un giocatore che può far bene su entrambe le corsie, quindi può giocare sia a destra che a sinistra. Questo potrebbe portare a non togliere troppo spazio a Luis Enrique, che comunque è stato un investimento importante e un investimento che l'Inter cercherà di salvaguardare. Quindi ecco, fino a quando non rientrerà Dumfries, rientro previsto comunque per marzo, l'Inter avrebbe la fascia destra coperta con Luis Enrique e Cambiaso. Al rientro di Dumfries, ecco che uno tra Cambiaso e Luis Enrique potrebbe rappresentare anche l'alternativa a Di Marco, con Carlos Augusto che poi potrebbe diventare l'alternativa stabile a Bastoni. Quindi insomma un calciatore che secondo me potrebbe fare al caso dell'Inter. Poi bisognerà capire che tipo di scambio sarebbe impostato tra le due squadre. Lo scambio alla pari, e allora naturalmente c'è da riflettere. Se dovesse esserci anche un piccolo conguaglio a favore dell'Inter, sarebbe praticamente forse un ottimo affare, però ecco, rimanendo dal punto di vista tecnico, penso che ci guadagnerebbero entrambe. Detto questo, la Juventus però potrebbe anche impostare un'operazione senza alcuna contropartita, con una formula però, diciamo così, vantaggiosa per il club bianconero. Una formula simile a quella che ha portato Conceição alla Juventus, quindi un prestito molto oneroso con un diritto di riscatto magari anche basato, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. È un tipo di affare però che io stento a pensare possa essere positivo per l'Inter, per un semplice fatto: cedere Frattesi a queste condizioni non permetterebbe all'Inter di fare subito un introito, perché per quanto un prestito possa essere molto oneroso, difficile che possa essere un introito per andare poi magari a prendere il quinto, e quindi rischierebbe comunque di cedere Frattesi e non agire comunque sul mercato, andando così a rafforzare una diretta concorrente. Quindi ecco, io eviterei formule vantaggiose per la Juventus. Bene, fissare un prezzo per Frattesi, eventualmente valutare delle contropartite, ma non troppa flessibilità per quanto riguarda la formula. Poi naturalmente c'è da valutare anche
qual è la posizione di Frattesi, se Frattesi intende comunque rimanere all'Inter a giocarsi ancora le sue chance, rimanere quantomeno fino all'estate, o spinge per il trasferimento, perché poi questo potrebbe andare a cambiare un po' tutta la questione. Però ad oggi, dove non c'è un vero e proprio caso Frattesi, la posizione dell'Inter, se dovesse essere questa, mi troverebbe pienamente d'accordo. Quindi prezzo fatto almeno 35 milioni o una contropartita che comunque può essere utile. Chiudiamo anche con un altro quinto, è una notizia riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport ed è stato accostato all'Inter il nome di Bellanova. Sarebbe un ritorno che Bellanova assolutamente non disdegnerebbe e potrebbe essere facilitato dal fatto che l'Atalanta ha comunque tanti calciatori sulle corsie esterne, quindi affare che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. L'Atalanta ha abbondanza sulle corsie esterne. Zappacosta, appunto Palestra che rientrerà dal 1° luglio, Bacher, Bernasconi, insomma è una squadra che di certo ha tante opzioni in quella zona del campo e naturalmente poi bisognerà capire quale sarà la richiesta dell'Atalanta, però è un nome che potrebbe fare al caso dell'Inter, che così andrebbe a prendere un calciatore anche dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Dumfries. Naturalmente in questo momento è soltanto un'ipotesi paventata dalla stampa, non c'è ancora una vera e propria trattativa per Bellanova. Personalmente è un giocatore che a me non dispiace, quello che lascia quel pizzico di amaro in bocca è che l'Inter lo aveva in pugno, non lo riscattò per pochi milioni, erano 8 milioni il diritto di riscatto se non vado errato, ed oggi bisognerebbe andare a trattare con l'Atalanta, che sappiamo non è mai semplicissimo, non concede mai particolari sconti sui suoi calciatori. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate del nome di Muaremovic accostato all'Inter, dell'eventuale scambio Frattesi-Cambiaso, se è uno scambio che vi farebbe un po' per così dire contenti di avere Cambiaso in squadra, o se siete un po' di quel partito che con la Juventus non farebbe mai uno scambio e che fatica insomma a concludere un affare col club bianconero. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione commenti, come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.